Oggi vi spiego come installare correttamente un forno elettrico da incasso. Iniziamo dicendo che il forno ha una parte che va inserita completamente nell'incasso, quindi proprio nel foro, e una parte che rimane all'esterno, con uno spessore di 2 cm, che sarebbe lo stesso spessore dell'antina, per intenderci quella che rimane a filo con il forno. Infatti, se per caso vi ritrovate con un'antina più spessa, per compensare si possono utilizzare delle cornici di legno da applicare qui sopra come spessore per compensare e livellare. E qui abbiamo 59 cm,4 che deve essere inferiore alla larghezza del mobile, che in questo caso è di 60 cm. Questo perché la porta del forno in apertura potrebbe andare a strisciare contro l'antina, quindi rimarrà qualche millimetro di spazio da questa parte e da quest'altra. Per quanto riguarda l'altezza dell'incasso, considerando che l'antina del cassetto è a filo, abbiamo un'altezza totale compreso il ripiano di 61 cm, con il ripiano in alto spesso 2 e con il forno che ne misura 59. Invece per quanto riguarda lo spazio interno, che è proprio quello dove andrà inserito il forno, la profondità totale è di 59 cm, dove 2 sono del cassetto e altri 4 in fondo per il passaggio dell'aria o del cavo di alimentazione se necessario. È una larghezza di 56 cm e 3. Dove andrà inserita questa parte qui del forno, esclusa questa, abbiamo esattamente 55 cm, con una profondità totale di 55 cm senza considerare questo. L'altezza è di 56 cm e mezzo. Sul retro abbiamo questo spazio qui, che nel caso il forno fosse installato sotto a un piano cottura a gas, potete far passare tranquillamente il tubo. E qui abbiamo 46 cm. Sul retro del forno, come vedete, abbiamo queste feritoie proprio per il passaggio dell'aria. Prima di procedere con l'installazione del forno, parliamo del collegamento elettrico. In genere i forni si presentano così, senza spina. In base alle nostre esigenze dobbiamo scegliere cosa è meglio collegare. Possiamo collegare un semplice asciugo, questa per dire un asciugo di altissima qualità. Possiamo utilizzare un asciugo salvaspazio, questo nel caso la presa elettrica si trova dietro il forno e abbiamo la necessità di risparmiare spazio. Oppure possiamo usare una semplice spina purché sia da 16 A, per intenderci quelle inferiori che non vanno assolutamente bene per i forni, sono queste qui. Le riconoscete perché hanno i puntali più piccoli e più vicini tra loro. Questa è un'ottima spina perché si può anche spostare, quindi da che abbiamo i puntali che spuntano da questa parte, possiamo staccarli e spostarli e farli uscire da quest'altra. A mio parere le migliori sono sempre le Sciuco, quindi nel caso ci fossero tagliate le parti rigide, io l'avevo già fatto ma le ritaglio lo stesso per farvi vedere, e spellate i fili. Facendo attenzione a non tagliare troppi fili di rame. Qualcuno può capitare, ma non bisogna esagerare. Potreste ridurre troppo la sezione del filo e creare problemi. Quindi li attorcigliate. Le accorciate anche un pochino se è necessario. Per iniziare montiamo prima questa spina. Se per caso volete comprare questa spina, vi lascio il link di Amazon in descrizione, alla fine del video e nel primo commento. Si apre molto facilmente. Allentiamo le viti senza svitarle completamente. Adesso inseriamo i cavi, dove quello di terra, che è questo giallo e verde, va al centro, e stringiamo. Questi due potete anche invertirli, metteteli come capita.
Inseriamo anche l'ultimo filo e avvitiamo. Tiriamoli un po' per controllare che siano saldamente attaccati. Posizioniamo bene i fili così al centro e riassembliamo la spina. E riavvitiamo. Stringiamo bene e la spina salva spazio è assemblata. Per quest'altra spina il procedimento è diverso, visto che qui abbiamo poco spazio dobbiamo accorciare un po' di più i fili. Quindi li taglio la metà e li spello. Poi li attorciglio in modo che dopo posso inserirli meglio. Li accorcio un pochino. Stacco questo così sono più comodo. La terra sempre al centro e stringo. Questo lo collego dove sono più comodo, in questo caso qui. E poi quest'altro. E stringo bene. Adesso riassemblo la spina e faccio passare il cavo per poi fissarlo. E la spina è assemblata. Se avete utilizzato una spina asciuco, dovrete utilizzare una presa asciuco. Procediamo con l'installazione del forno, dove andremo a inserire il forno nel suo incasso e vi consiglio di togliere il cassetto se potete o di proteggerlo con qualcosa tipo un asciugamano, così da evitare di graffiarlo quando andrete a inserire il forno all'interno. Quindi inseriamo il forno all'interno e una volta puntato con l'angolo posteriore lo ruotiamo e inseriamo il cavo. In questo caso lo faccio passare da qui, visto che la presa si trova sotto lo zoccolino. Dopodiché inserisco il forno completamente. Ok, una volta inserito il forno, prima di fissarlo, dovete controllare se aprendo la porta questa va a strisciare contro il cassetto. In questo caso dovrete sollevarlo. Sempre prima di fissare il forno, un'altra cosa importante è verificare che questo sia ben bilanciato. E per fare questo possiamo utilizzare questa mini livella. Quindi la posizionate in questo modo e verificate che la bolla sia ben centrata, sia in questa posizione che in quest'altra. Una bilanciatura non corretta potrebbe incidere sulla cottura. Nel caso il forno non fosse ben bilanciato, potete utilizzare queste. Sono delle assi di legno molto sottili, di 2-3 mm, da mettere qui o qui, in base alla necessità. Se fosse necessario sollevarlo un po' nella parte posteriore, potete metterne una più corta qui così. O viceversa, se volete sollevarlo un po' davanti, potete metterla qui. Potete anche fissarle con dei piccoli chiodi. Queste le trovate dal Brico o negozi simili. Una volta bilanciato per bene il forno, prendiamo questi, che troviamo all'interno del forno insieme alle istruzioni, e li inseriamo qui. Sia da una parte che dall'altra. Adesso prendiamo le viti che troviamo sempre dentro le istruzioni, sono due e sono viti autofilettanti e le inseriamo qui dentro.
Essendo viti autofilettanti non è necessario fare prima il buco nel mobile, ma è sufficiente spingere un po' per puntarle e avvitare. Per fare ciò dovremo utilizzare questa punta e avvitiamo spingendo. Senza stringere troppo, altrimenti rischiamo di romperlo. Stessa cosa anche di qua. Inseriamo, spingiamo e avvitiamo. Dopo aver collegato la spina del forno, per accenderlo dovrete prima impostare l'ora e quindi potete accenderlo. Fatto questo, impostate la temperatura al massimo e fatelo andare 5 minuti su tutte le resistenze. Quindi 5 minuti sul ventilato, 5 minuti sullo statico e 5 minuti sul grill. Sentirete un odore di bruciato e potrebbe anche uscire del fumo dalla parte alta. Al primo utilizzo è normale che sia così. Da acceso o da spento potreste anche sentire dei rumori di assestamento. Anche quello è normale. A un certo punto si attiverà anche la ventola di raffreddamento che potrebbe rimanere in funzione anche con il forno spento. E anche questo è normale che sia così. Ti sono stato utile? Fammelo sapere scrivendo un commento qui sotto. Grazie, ciao ciao!